Today's story is about a chance meeting with Marco, who offers to guide Chiara through the maze of Renaissance art. This bilingual story teaches essential Rinascimento art terms, enhancing your appreciation of Italian masterpieces and museum visits. This story is ideal for listening to in the background while doing other things. Chiara esita davanti al museo. Chiara hesitates in front of the museum. Chiara esita davanti al museo. Ho paura di non capire nulla. I'm afraid I won't understand anything. Ho paura di non capire nulla. Respira profondamente ed entra. She takes a deep breath and enters. Respira profondamente ed entra. Mamma mia, quanti affreschi! Oh my, so many frescoes! Did you hear Chiara mention affreschi? An affresco is a type of mural painting done on fresh plaster. It's a significant technique in Italian art, especially during the Renaissance. Let's hear it again. Mamma mia, quanti affreschi! Mi gira la testa. I'm feeling dizzy. Mi gira la testa. Ciao, sono Marco. Tutto bene? Hi, I'm Marco. Everything okay? Ciao, sono Marco. Tutto bene? Sono Chiara. Sono confusa. I'm Chiara. I'm confused. Sono Chiara. Sono confusa. Posso aiutarti? Can I help you? Posso aiutarti? Sì, grazie. Non so da dove iniziare. Yes, thank you. I don't know where to start. Sì, grazie. Non so da dove iniziare. Iniziamo con una scultura semplice. Let's start with a simple sculpture. Did you catch the word scultura? Scultura means sculpture in Italian. It's a three-dimensional art form, often made of stone or metal. Sculptures are an important part of Italian art history. Let's listen again. Iniziamo con una scultura semplice. Marco indica una statua vicina. Marco points to a nearby statue. Marco indica una statua vicina. È bella, ma non so cosa guardare. It's beautiful, but I don't know what to look at. È bella, ma non so cosa guardare. Osserva le forme e i dettagli. Look at the shapes and the details. Osserva le forme e i dettagli. Vedo un uomo muscoloso. I see a muscular man. Vedo un uomo muscoloso. Esatto, è una scultura rinascimentale. Exactly, it's a Renaissance sculpture. Did you hear Marco mention Rinascimento? The Rinascimento is the Italian word for Renaissance, a crucial period in Italian art history from the 14th to 17th centuries. It marked a revival of classical learning and values. Let's hear it once more. Esatto, è una scultura rinascimentale. Rinascimento. Cos'è esattamente? Renaissance? What is that exactly? Rinascimento. Cos'è esattamente? Un periodo importante nell'arte. An important period in art. Un periodo importante nell'arte. Capisco, più o meno. I understand, sort of. Capisco, più o meno. Non preoccuparti, imparerai piano piano. Don't worry, you'll learn little by little. Non preoccuparti, imparerai piano piano. Spero di farcela. I hope I can do it. Spero di farcela. Si spostano verso un dipinto. They move towards a painting.
si spostano verso un dipinto. Conosci il chiaroscuro? Do you know about chiaroscuro? Did you catch the term chiaroscuro? Chiaroscuro is an art technique that uses strong contrast between light and dark to create a sense of volume in modeling three-dimensional objects. It's widely used in Italian paintings. Let's listen again. Conosci il chiaroscuro? Ho sentito la parola, ma... I've heard the word, but... Ho sentito la parola, ma... We're just getting warmed up. If you're enjoying the story, a like would be truly appreciated. Subscribing now not only ensures you catch future tales, but also supports our channel. Thanks for being part of our journey. Guarda le zone chiare e scure. Look at the light and dark areas. Guarda le zone chiare e scure. Oh, vedo, come le ombre. Oh, I see, like shadows. Oh, vedo, come le ombre. Esatto. Crea profondità. Exactly. It creates depth. Esatto. Crea profondità. Interessante. E quella linea strana? Interesting, and that strange line? Interessante. E quella linea strana? Buona osservazione. È la prospettiva. Good observation. It's perspective. Did you hear Marco introduce prospettiva? Prospettiva means perspective in Italian. It's a technique used to create the illusion of three-dimensional space on a flat surface. It was perfected during the Renaissance. Let's hear it once more. Buona osservazione. È la prospettiva. Prospettiva sembra complicato. Perspective, that sounds complicated. Prospettiva sembra complicato. Fa sembrare il dipinto tridimensionale. It makes the painting look three-dimensional. Fa sembrare il dipinto tridimensionale. Ah, come una finestra. Ah, like a window. Ah, come una finestra. Precisamente. Precisely. Precisamente. Sta imparando velocemente. You're learning quickly. Sta imparando velocemente. Chiara sorride timidamente. Chiara smiles shyly. Chiara sorride timidamente. Scusate, dov'è il bagno? Excuse me, where's the bathroom? Scusate, dov'è il bagno? In fondo a sinistra. At the end on the left. In fondo a sinistra. Grazie mille. Thank you very much. Grazie mille. Marco, quel dipinto sembra diverso. Marco, that painting looks different. Marco, quel dipinto sembra diverso. Hai ragione, è incompiuto. You're right, it's unfinished. Hai ragione, è incompiuto. Incompiuto? Perché? Unfinished? Why? Incompiuto? Perché? A volte gli artisti non finiscono. Sometimes artists don't finish. A volte gli artisti non finiscono. Oh, capisco, è affascinante. Oh, I see, that's fascinating. Oh, capisco, è affascinante. Si avvicinano al dipinto incompiuto. They approach the unfinished painting. Si avvicinano al dipinto incompiuto. Vedi lo schizzo iniziale. Do you see the initial sketch? Vedi lo schizzo iniziale. Sì, è come un dietro le quinte. Yes, it's like a behind the scenes look. Sì, è come un dietro le quinte.
Esatto, mostra il processo creativo. Exactly, it shows the creative process. Esatto, mostra il processo creativo. Before we continue, we'd like to tell you that it would make our day if you could support us by buying us a coffee. You can do that using the QR code or use the link in the description. Your support helps us keep creating the videos you love. Wow, l'arte ha tanti segreti. Wow, art has so many secrets. Wow, l'arte ha tanti segreti. Vuoi vedere un affresco famoso? Do you want to see a famous fresco? Did you notice Marco asking about a famous affresco? Remember, an affresco is a mural painting on fresh plaster. Many famous Italian artworks, like Michelangelo's Sistine Chapel ceiling, are affreschi. Let's listen again. Vuoi vedere un affresco famoso? Sì, ma cos'è un affresco? Yes, but what is a fresco? Sì, ma cos'è un affresco? È una pittura su intonaco fresco. It's a painting on fresh plaster. È una pittura su intonaco fresco. Ah, ecco perché si chiama così. Ah, that's why it's called that. Ah, ecco perché si chiama così. Entrano in una grande sala. They enter a large hall. Entrano in una grande sala. Quanti colori, mi gira la testa. So many colors, I'm feeling dizzy. Quanti colori, mi gira la testa. Prenditi il tuo tempo. Take your time. Prenditi il tuo tempo. Grazie, sei molto paziente. Thank you, you're very patient. Grazie, sei molto paziente. Un gruppo di turisti passa. A group of tourists passes by. Un gruppo di turisti passa. Che meraviglia questo Botticelli. What a wonder this Botticelli is. Che meraviglia questo Botticelli. Botticelli, ne ho sentito parlare. Botticelli, I've heard of him. Botticelli, ne ho sentito parlare. Vuoi saperne di più? Do you want to know more? Vuoi saperne di più? Sì, per favore. Yes, please. Sì, per favore. Osserva i colori delicati. Look at the delicate colors. Osserva i colori delicati. Sono, come si dice, sfumati? They are, how do you say, blended? Sono, come si dice, sfumati? Esatto. Hai imparato una nuova tecnica. Exactly. You've learned a new technique. Esatto. Hai imparato una nuova tecnica. Davvero? Non ci credo. Really? I can't believe it. Davvero? Non ci credo. Stai facendo progressi, Chiara. You're making progress, Chiara. Stai facendo progressi, Chiara. Grazie, Marco. Mi sento meno persa. Thank you, Marco. I feel less lost. Grazie, Marco. Mi sento meno persa. Chiara nota un altro dipinto. Chiara notices another painting. Chiara nota un altro dipinto. E quello sembra diverso. And that one, it looks different. E quello sembra diverso. Listening to Italian stories wakes up your brain's language areas. Daily practice makes these brain connections stronger. È un esempio di chiaroscuro intenso. It's an example of intense chiaroscuro. Did you hear Marco mention chiaroscuro again?
He's comparing different uses of this technique. Chiaroscuro can be subtle or dramatic, creating different moods in paintings. Let's hear it once more. È un esempio di chiaroscuro intenso. Oh, come quello di prima? Oh, like the one before? Oh, come quello di prima? Sì, ma più drammatico. Vedi? Yes, but more dramatic. Do you see? Sì, ma più drammatico. Vedi? Sì, le ombre sono più scure. Yes, the shadows are darker. Sì, le ombre sono più scure. Esatto. Capisci la differenza. Exactly. You understand the difference. Esatto. Capisci la differenza. Chiara sorride, più sicura. Chiara smiles, more confident. Chiara sorride, più sicura. Non pensavo di poter capire l'arte. I didn't think I could understand art. Non pensavo di poter capire l'arte. Tutti possono, con la giusta guida. Everyone can, with the right guidance. Tutti possono, con la giusta guida. Mi hai aperto un mondo nuovo. You've opened up a new world for me. Mi hai aperto un mondo nuovo. Chiara guarda l'ora. Chiara looks at the time. Chiara guarda l'ora. Oh no, è tardissimo. Oh no, it's really late. Oh no, è tardissimo. Il tempo vola quando si ama l'arte. Time flies when you love art. Il tempo vola quando si ama l'arte. Hai ragione, devo andare. You're right, I have to go. Hai ragione, devo andare. Spero tornerai presto. I hope you'll come back soon. Spero tornerai presto. Certamente, ho ancora tanto da imparare. Definitely, I still have so much to learn. Certamente, ho ancora tanto da imparare. Chiara saluta Marco e esce. Chiara waves goodbye to Marco and exits. Chiara saluta Marco e esce. Cammina per Firenze osservando tutto. She walks through Florence observing everything. Cammina per Firenze osservando tutto. Ogni edificio è un'opera d'arte. Every building is a work of art. Ogni edificio è un'opera d'arte. Non vedo l'ora di tornare al museo. I can't wait to return to the museum. Non vedo l'ora di tornare al museo. E magari provare a disegnare. And maybe try drawing. E magari provare a disegnare. Chiara torna a casa ispirata. Chiara returns home inspired. Chiara torna a casa ispirata. Il suo viaggio nell'arte inizia. Her journey into art begins. Il suo viaggio nell'arte inizia. Ha nuovi strumenti per apprezzarla. She has new tools to appreciate it. Did you catch how the narrator summarized Chiara's experience? She now has new tools to appreciate art, including the vocabulary we've learned. Affresco, scultura, rinascimento, chiaroscuro, and prospettiva. Let's listen one last time. Ha nuovi strumenti per apprezzarla. E un po' più di fiducia in se stessa. And a bit more confidence in herself. E un po' più di fiducia in se stessa. Liked what you heard? Click on the video right here to continue the journey with another fantastic story.